Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel canale. Dopo un mese credo di assenza, chiedo scusa ma aprile è stato allucinante per me e anche maggio devo dire che sta promettendo bene. Torniamo a parlare insieme di ispirazione creativa e questa volta lo faremo in viaggio, perché sì, oggi vi porto con me a Parigi. È un viaggio che ho affrontato mantenendo uno sguardo molto curioso, attento e appunto creativo a quello che avevo intorno, quindi per me è stato molto più che vedere una serie di monumenti, anche se qui comunque farò dei cenni storici. Per questo video, ma soprattutto per il viaggio a Parigi, devo ringraziare i miei amici e le mie amiche che per i miei 40 anni, 20 anni? No, per i miei 40 anni mi hanno regalato appunto questo viaggio. E piccola nota tecnica prima di iniziare, ho suddiviso il video in capitoli, quindi trovate tutti i link diretti alle varie giornate e ai vari monumenti o cose che ho visto giù in descrizione, di modo che se ci sono delle parti che volete skippare le potete evitare agilmente e potete andare a vedere direttamente le cose che vi interessano di più. Ci ho detto, se siete pronti. C'est parti. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Il primo giorno sono partita dal Louvre, che non ho visto dentro perché le prenotazioni erano completamente esaurite per quei giorni. Mi sono accontentata quindi degli esterni, dell'ex Palazzo Reale che oggi è il Louvre e della grande piramide in vetro e metallo progettata da Liu Mingpei e inaugurata nel 1988. Poi ho attraversato Pont Royal e mi sono diretta verso il centro storico, passeggiando lungo la rive gauche della Senna. Ho fatto qualche foto veloce ai disegni delle celebri bouquiniste, le bancarelle verde scuro che vendono stampe e libri usati, e ho scarpinato lungo la rive gauche passando per Pont Neuf, che a dispetto del nome, Ponte Nuovo tradotto dal francese, è il ponte più antico dei 37 ponti che attraversano la Senna. È stato costruito a cavallo tra il 1500 e il 1600 ed è oggi patrimonio UNESCO. Ho proseguito fino a vedere in lontananza Notre Dame, capolavoro dell'architettura gotica francese. Piuttosto sfortunato quanto a danni e incendi, è il monumento ingresso libero più visitato della capitale. Riaperta al pubblico a fine 2024, dopo l'incendio del 2019, ogni anno ne varcano la soglia oltre 12 milioni di persone, di cui 10 milioni proprio quel giorno, diamine! Viste le svariate ore di coda, mi sono arresa, con sommo rammarico non l'ho vista dentro e ho fatto un giretto per l'Île de la Cité. Poi ho fatto un salto veloce al Centre Pompidou, sede del Museo Nazionale d'Arte Moderna, con il suo celebre edificio al contrario con le strutture interne come tubi, scale e condotti visibili all'esterno. Mi sono poi ipnotizzata un quarto d'ora a guardare i giochi d'acqua della Fontaine Stravinsky o Fontaine des Automates, con questo look vagamente timbartoniano. Ed eccoci a Place de la Bastille, uno dei luoghi simbolo di Parigi, carico di significato storico e politico. Proprio qui si ergeva la fortezza della Bastiglia, carcere di Stato e simbolo dell'assolutismo monarchico. Il suo assalto nel 1789 ha decretato l'inizio della Rivoluzione francese e l'inizio della fine dell'Ancien Régime. Il giro prosegue alle Marais, l'unico quartiere di Parigi che conserva il volto pre-rivoluzionario della città, fatto di strade strette e antichi palazzi. Le Marais è oggi sinonimo di negozi trendy e luogo di inclusione per la comunità LGBTQ+. Alle Marais sono poi entrata nella cattedrale di Saint Paul, una chiesa barocca costruita per i gesuiti nella prima metà del Seicento. Si distingue per l'imponente facciata e la cupola ispirata al barocco italiano. All'interno vi si conserva un crocifisso donato da Victor Hugo. Eccoci ora a Place des Vosges, la prima piazza reale di Parigi risalente al 1605, dalla rigorosa simmetria ai tipici palazzi dai tetti spioventi in ardesia che la circondano. Incredibilmente chic, con quest'aria antica e allo stesso tempo estremamente accogliente, è perfetta per un picnic sull'erba. Crepata di sonno e di stanchezza mi sono catapultata per finire la giornata in bellezza al Jardin du Luxembourg. 25 ettari di grandiosità ed eleganza, una combinazione armoniosa tra stile francese ed elementi del giardino all'inglese. Fu creato agli inizi del 1600 su iniziativa di Maria de' Medici e prende ispirazione dai nostrani Palazzo Pitti e i giardini di Boboli di Firenze. Oggi è gestito dal Senato francese che ha sede proprio lì nel Palais du Luxembourg. E il mio primo giro a Parigi per oggi finisce qui, guardando il cielo da una sedia inclinata color verde salvia. Prima di portarti a spasso tra i monumenti più iconici di Parigi, se il video finora ti è piaciuto o ti è stato utile, ti invito a mettere un mi piace e, se vuoi, a iscriverti al canale. Ma proseguiamo perché il giorno 2 a Parigi è stato intensissimo.
La mattina del secondo giorno mi sono armata di tutta la pazienza che non ho mai avuto per farmi qualche ora di coda per entrare al Museo d'Orsay, che volevo vedere molto più del Louvre, peraltro, e l'ho amato. Non solo perché vedi dal vivo grossa parte delle opere impressioniste che hai studiato a scuola, ma anche perché la struttura stessa, con le sue immense vetrate a orologio con vista su Parigi, è un'opera d'arte. A ben vedere, l'Orsay è un ambiziosissimo progetto di riciclo creativo splendidamente riuscito, dato che si trattava originariamente di una stazione ferroviaria. Ecco una carrellata di bellezza dalla sezione centrale e dalle due laterali dedicate alla scultura. E passiamo al quinto piano, che ospita una tra le più importanti collezioni d'arte impressionista e post-impressionista del mondo. Tra le varie opere qui potrai ammirare La notte stellata e l'autoritratto di Van Gogh, La colazione sull'erba di Manet, La petite danseuse di Degas, Le nature morte di Cézanne e tanti altri. Purtroppo ho trovato un giorno molto affollato e alcune opere erano veramente inavvicinabili, però wow, veramente wow, l'Orsay è uno dei miei posti preferiti in assoluto a Parigi. Grafici o appassionati di grafica, pubblicità e arti visive, non potete perdervi questa chicca qui. L'Art est dans la rue, ospitata al Museo d'Orsay fino al 6 luglio 2025. Questa mostra offre una straordinaria, ricchissima immersione nei tempi d'oro del manifesto illustrato a Parigi e della sua spettacolare ascesa nella seconda metà del XIX secolo. Qui sono raccolte le realizzazioni più significative dei maîtres de l'affiche come Bonnard, Cheret, Grasset, Steinlen e Toulouse-Lautrec. Passeggiare qui in mezzo è stato come entrare nel cuore della Belle Époque e assistere a come il manifesto illustrato abbia trasformato le strade di Parigi in una galleria d'arte a cielo aperto, influenzando e democratizzando la cultura visiva dell'epoca e creando di fatto un linguaggio visivo condiviso e un fenomeno di massa che ha avuto un impatto duraturo su pubblicità, arte e cultura visiva contemporanea. Da graphic designer ho fotografato una marea di fonts e di illustrazioni che vorrei provare a fondere in un lavoro mio quando mai riuscirò a ritagliarmi del tempo. E piccolo appunto aggiuntivo, per una masterclass di graphic design fatto bene, aprite bene gli occhi e osservate i manifesti sparsi tra le linee della metro parigina. C'è veramente della grafica fatta bene là sotto. Dal Museo d'Orsay prendiamo la rive gauche in direzione opposta rispetto al primo giorno e ci incamminiamo a ovest verso di lei, la Tour Eiffel. Ebbene sì, oggi entro ufficialmente a far parte dei 7 milioni di persone che salgono ogni anno sulla cima della torre.
Edificata in 2 anni di lavori ininterrotti in occasione dell'Esposizione Universale del 1900, una volta finita con i suoi 324 metri era la costruzione più alta del mondo, record detenuto fino al 1930, quando l'America, da sempre nota per fare le cose in piccolo, la supera con il Chrysler Building e l'anno seguente con l'Empire State Building. Simbolo dell'età moderna, la Dame de Fer è fortemente osteggiata e criticata da buona parte dell'elite artistica e letteraria parigina del tempo. L'asparago di metallo la chiamano. Neanche la Torre Eiffel è scampata dal body shaming, a quanto pare. Di fatto, la torre si salva dalla demolizione solo perché si rivela piattaforma ideale per le antenne trasmittenti utili alle nuove scoperte in ambito radiotelegrafico. Mai come in questo caso è vero che altezza mezza bellezza. Ma a proposito di bellezza, la Tour Eiffel è fatta interamente in ferro e per questo ha bisogno di farsi il trucco ogni tanto. Nella fattispecie sono previste riverniciature ogni 7 anni. Il ritocchino estetico della torre richiede 60 tonnellate di vernice e viene eseguito a mano. Dalla costruzione la Tour Eiffel avrebbe sfoggiato 6 colori diversi. Per le Olimpiadi 2024 sono stati rimossi gli strati precedenti di vernice ed è stato applicato il giallo-marrone originariamente previsto da Gustave Eiffel. Per finire, la vista da quassù non va spiegata, va semplicemente vissuta. Dalla cima della Tour Eiffel scendiamo tra le correnti della Senna per la crociera commentata in battello. Ci sono diverse compagnie che partono proprio ai piedi della torre e ti portano in un giro commentato lungo la Senna. Il battello straripava di gente, ho faticato a fare buone riprese, ma godiamocelo comunque insieme. Dopo il giro in battello ho percorso a piedi Pont d'Iéna per andare a vedere i Jardins du Trocadéro, che è il posto preferito dai turisti per farsi i selfie con la Tour Eiffel. Ora, io sono una pippa coi selfie e sono ancora più una pippa a stare in mezzo alle persone e alla folla, e devo dire che quel giorno ce n'era veramente tanta, per cui il meglio che sono riuscita a fare è stato questo, e da qui in poi ho dovuto risparmiare la batteria del telefono perché stava morendo e dovevo prendere la metropolitana per tornare in hotel e avevo l'abbonamento della metro nello smartphone, per cui purtroppo ho pochissimo materiale sia del Trocadéro sia dell'Arc de Triomphe, che ho veramente visto al volo purtroppo, e da cui sono scappata perché c'era una calca di gente assurda, e quindi da lì sono risalita lungo l'Avenue des Champs-Élysées, che di fatto è una strada molto trafficata piena di negozi più o meno chic, molto grandi, e poi sono arrivata fino a Place de la Concorde. Creata nel 1772, questa piazza ha visto rotolare teste illustri, tra cui quella di Luigi XVI e di Maria Antonietta. Infatti prima si chiamava con l'appellativo un po' più belligerante di Place de la Révolution. La piazza prende il nome attuale qualche anno dopo, a simboleggiare la pace dopo i casini. Al centro si erge l'obelisco di Luxor, risalente a 3300 anni fa e donato alla Francia dal viceré d'Egitto a inizio Ottocento. Ieri sera vi ho lasciati con la vista della Tour Eiffel illuminata di notte, che devo dire regala un sacco di emozioni, ma la mattina del giorno 3 a Pigalle ho appreso che la Tour Eiffel può regalare emozioni ad ampio raggio. Giorno 3, siamo nella Parigi Nord e nel quartiere Pigalle, ai piedi di Montmartre. Un tempo quartiere a luci rosse, chi l'avrebbe mai detto, territorio di trasgressioni, specialmente durante la Belle Époque, sede del celeberrimo Moulin Rouge, e oggi regno di bar e ristoranti alla moda. Pare che sappiano fare cocktail speciali, qui dovrò tornare perché non li ho assaggiati. Ma saliamo le stradine ripide in direzione di Montmartre. Salendo, a 2 passi dal Moulin Rouge, troviamo il Café des Deux Moulins, reso celebre da quella adorabile squinternata di Amélie. Il bar mantiene il bancone originale, nonché l'atmosfera poetica e surreale del film del 2001.
Se c'è un'immagine che associo a Montmartre è sicuramente quella del mulino. A proposito, ecco il Moulin de la Galette. Mi risulta che la versione attuale sia una ricostruzione dell'originale che risaliva al 1622. Nel XIX secolo divenne un celebre locale danzante e un punto di incontro della Parigi popolare, ritratto da Renoir nel Bal du Moulin de la Galette, oggi conservato al Museo d'Orsay. L'iconica Basilica del Sacro Cuore si erge in cima alla collina di Montmartre, che con i suoi 130 metri è il punto più alto di Parigi. La vista da qui infatti è spettacolare. L'edificio deve la sua spettacolare bianchezza al suo materiale di costruzione, ovvero il travertino di Château-Landon, una pietra che rilascia calcite a contatto con l'acqua piovana, mantenendo la facciata sempre bianca. Mica scemi i francesi. La costruzione inizia nel 1875, 5 anni dopo la sconfitta della Francia nella guerra franco-prussiana, come simbolo di riconciliazione e di speranza spirituale. I lavori finiscono nel 1914, in un periodino notoriamente tranquillissimo. Infatti, la chiesa venne consacrata solo nel 1919, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Lo stile architettonico è eclettico, ispirato al romantico e al bizantino, con interni ricchi di mosaici, tra cui spicca il gigantesco Cristo in gloria dell'abside. Il Musée de Montmartre si trova in una delle case più antiche del quartiere, nonché importante punto di ritrovo per artisti, poeti e illustratori della Parigi bohemienne. Il museo ha una dimensione intima, quasi casalinga, e ha infatti sede nella casa studio dove visse Suzanne Valadon, ex modella di Degas e Toulouse-Lautrec, nonché prima donna ammessa alla Société Nationale des Beaux-Arts. Nel suo studio, oggi visitabile, e tra l'altro glielo invidio un sacco, ha delle vetrate pazzesche, lo amo, Valadon dipinse molte delle sue opere più intense e moderne. Insieme a lei vissero, spero di pronunciarlo bene, André Auter, suo compagno, e il figlio di Valadon, l'artista Maurice Utrillo, che quando non si dedicava all'alcolismo dipingeva strade e case di Montmartre. Il giardino del museo è intitolato a Renoir, che adorava dipingere proprio lì, en plein air, opere come il ballo al Moulin de la Galette e la Balançoire. Ed eccoci al cimitero di Père Lachaise, ovvero una delle cose che volevo vedere di più a Parigi. È a ingresso gratuito e credo ne valga veramente la pena, se non che sono riuscita a fare soltanto tipo 6 secondi di video perché sono arrivata dopo una grandinata violenta che mi ha fatto perdere un sacco di tempo in metropolitana, veramente ha grandinato ciliegie quel pomeriggio, cazzo. E quindi sì, dicevo, sono entrata nel cimitero quasi alle 5 del pomeriggio, orario di chiusura, quindi sono stata spazzata via in malo modo da una governante, quindi vorrei tornare a Parigi anche solo per vedere lui. Ero già pronta a fare un botto di foto, aveva appena piovuto e grandinato a bomba, c'era un'atmosfera così decadente, così meravigliosa e romantica, che è stato veramente un peccato, mi è dispiaciuto da morire. Comunque, più che di un cimitero che è di fatto ok, però per me è come un parco super romantico immerso nel verde e estremamente affascinante che ospita attualmente una cosa tipo 70.000 tombe monumentali. Il Lachaise è oggi luogo di riposo di personaggini come Jim Morrison, Edith Piaf, Chopin, chi c'è ancora? Oscar Wilde e Marcel Proust. All'inizio, poco dopo la sua costruzione, era molto poco frequentato, per cui pare che le autorità, per attirare delle sepolture illustri, vi abbiano trasferito le spoglie di Molière e La Fontaine. Non si sa se dietro questo aneddoto ci sia una verità oppure sia stata un'abilissima mossa di marketing dell'epoca, ma fatto sta che evidentemente ha funzionato.
Il Musée Rodin si trova nell'elegante Hotel Biron, un palazzo settecentesco circondato da un fantastico giardino, e ospita una vasta collezione delle opere di Auguste Rodin, tra cui Il Pensatore, Il Bacio e La Porta dell'Inferno. Molte delle opere esposte sono gessi, bronzi e studi preparatori che permettono di seguire il processo creativo di Rodin dall'inizio alla fine. Proprio all'Hotel Biron, Rodin visse e lavorò negli ultimi anni della sua vita e donò allo Stato tutte le sue opere a condizione che l'hotel diventasse un museo. Il giardino ospita numerose sculture monumentali, tra rose e siepi curate. Il retro del giardino purtroppo è stato chiuso quello stesso pomeriggio a causa della grandine. Oltre ai lavori di Rodin, il museo espone disegni, fotografie e opere di Camille Claudel, sua musa e amante, nonché talentuosa scultrice. Manco a dirlo, relazione tumultuosa segnata da gelosie, rivalità, squilibri di potere e lei che finisce in manicomio per anni. La bellezza che si respira dentro e fuori questo posto è indescrivibile. A un certo punto mi sono persa a fotografare l'interazione inconsapevole dei visitatori con le sculture. In posti del genere è molto facile che l'ordinario diventi straordinario in un click. Questo è un posto speciale in cui ho respirato arte e bellezza, tanto che a un certo punto me li sono sentiti addosso, sul viso, nello sguardo. Mi ha cambiato il viso stare a Parigi. Giorno 4. Dopo aver dormito niente, mi sveglio presto, faccio il check-out all'hotel e mi avvio ai Jardin des Tuileries. Il nome deriva dalle manifatture di tegole, tuile in francese, che un tempo erano nel posto. Fortemente voluti da Caterina de' Medici nel 1564, sono opera dello stesso architetto paesaggista del Parco della Reggia di Versailles. Il viale centrale delle Tuileries è allineato con i principali monumenti della città, dal Louvre verso Place de la Concorde e degli Champs-Élysées fino all'Arc de Triomphe. Anche qui, come al Jardin du Luxembourg, troviamo le sedie color salvia dove i visitatori possono sedersi. E quelli che non si siedono corrono. Ci sono infatti un sacco di parigini che fanno jogging alle Tuileries. Non male come location dove correre. Il Musée de l'Orangerie, situato nel cuore delle Tuileries, è celebre per ospitare le monumentali ninfee di Monet. Queste opere, donate dall'artista al governo francese nel 1922 come simbolo di pace dopo la Prima Guerra Mondiale, sono esposte in 2 sale ovali progettate per offrire un'esperienza immersiva unica. Inaugurato nel 1927, il museo è ospitato in una ex serra di aranci, da cui il nome, e vanta una collezione di capolavori di Cézanne, Matisse, Modigliani, Picasso, Renoir e altri maestri dell'arte moderna. Il museo è stato chiuso per lavori di ristrutturazione dal 1999 al 2006, durante i quali è stata migliorata l'illuminazione naturale e la disposizione delle opere. All'interno, fino al 18 agosto 2025, si può ammirare la mostra Dans les flous, una nuova visione dell'arte dal 1945 a oggi. L'esposizione esplora l'estetica della sfocatura come scelta artistica consapevole, in un percorso tematico articolato in 3 sezioni che parte dalle ninfee di Monet fino ad arrivare a opere contemporanee.
La mostra presenta dipinti, fotografie, video e installazioni di artisti come Richter, Polke, Rochko e Sugimoto, offrendo un'esperienza immersiva che invita i visitatori a riflettere sulla percezione e sull'interpretazione dell'immagine nell'arte contemporanea. Se la guardi con occhi attenti e curiosi, una città è molto più della somma dei suoi monumenti. Le città hanno un'anima che, come con le persone, a volte attrae e a volte respinge. Le città non si guardano e basta. Le città si sentono, si respirano. E io ho inalato Parigi fino a riempire i polmoni. Non so bene da dove arrivi questa fame di nuovo, di mai visto, ma era lì che aspettava di prendere un aereo. Una volta atterrata a Parigi non mi sono mai fermata, mangiavo camminando, camminavo e basta, saltavo in metro e camminavo, Dio quanto ho camminato. Su questo aereo di ritorno ci salgo con gambe distrutte e cuore vivo, libero, bello e leggero, un palloncino rosso che ti scappa di mano. E credo che dovrei stare più spesso tra le nuvole. A ben vedere è sopra le nuvole che c'è sempre il sole.